Ciao Vogue, sono Stephanie Glitter, o meglio, sto per diventare Stephanie Glitter. Seguiteci perché oggi insieme festeggiamo il Pride e ci serve per forza un look incredibile. Kiss. Allora, eccoci qua. Come primo step, amore, raccogliere i capelli. Inumidisco un po' i capelli perché ho bisogno che la testa diventi bella piccolina. Come prima cosa utilizzo un prodotto che mi permetta di raccogliere i capelli, però allo stesso tempo li vado a nutrire, perché io sono una grande fan della piscina e quindi questo capello è un po' sensibile. Dopodiché io procedo con i miei amici tiranti, perché io sono una super fan di tutto il lavoro che è stato fatto da Galliano per Dior, quindi, e anche di essere liftata come un tamburo, questa è la vera verità. Questo è il mio migliore amico, ne avrà viste veramente di ogni e praticamente ci sono, se notate ci sono i segni dei denti, perché quando faccio gli show che sono in giro non c'è mai tempo per prepararsi, non come qui oggi. Allora, quando applichiamo i tiranti dobbiamo fare una grande preghiera anche, perché spesso col caldo questi si scollano. Quindi oggi speriamo che ci vada bene al primo colpo, perché sennò è una tortura. Una volta che vi siete paralizzate la faccia, io procedo con la skincare, perché avevo bisogno che la pelle fosse veramente pulita, in modo da garantire che la colla aderisse al 100%. Io utilizzo un tonico a base di acido salicilico, e questo mi permette di fare una leggerissima esfoliazione al viso. Questo è un siero a base di acido ialuronico, perché comunque dobbiamo mentire spudoratamente sulla nostra età, sempre. Questo tipo di prodotto crea una sorta di microfilm alla pelle, leggermente appiccicosa, che questo ci garantirà in uno step successivo, quando faremo la base, di avere più grip possibile, senza creare spessore. Infine un leggerissimo velo di crema idratante, leggerissimo velo, capite bene le mie unità di misura. Ok, possiamo procedere col mio make-up incredibile. Allora, il drag di Stephanie, il mio drag, personalmente è un po' ibrido. Mi piace avere alcune caratteristiche del make-up drag, quindi gli occhi molto grandi, la bocca pronunciata, però mi piace sempre avere un balance rispetto alla pelle, quindi io utilizzo un prodotto favoloso che praticamente non è altro che una sorta di illuminante setosissimo con una piccola perlescenza, e mi piace usarlo sulla parte degli occhi, in modo da avere anche una sorta di piccolo primer. Io sono schiava del contouring, quindi qua abbiamo 50 sfumature di Stephanie Glitter. Applico il colore più chiaro su tutta l'arcata sopraccigliare, in modo da alzare bene lo sguardo. Il look che andrò a realizzare oggi è una sorta di evoluzione, chiamiamola così, di tutto quel filone della moda che mi ha sempre affascinato sin da quando ero più piccolo, cioè gli anni 90, Gianni Versace, le top model, che poi devo dire che è stato proprio quel mondo lì a farmi desiderare il fatto di interpretare una maschera. Per fare questa crease utilizzo una matitona marrone morbida, in modo che poi mi sia facile successivamente da sfumare. E abbiamo applicato anche un prodotto abbastanza grasso sotto, quindi questa operazione dovrebbe risultare facile. Utilizzo successivamente una matita di precisione per andare a definire bene qui l'angolo. Magari una matita temperata farebbe il caso nostro, ma credo di non avere un temperino qui. Voilà, questa è la struttura dei miei occhi. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, Kiss. In nostro soccorso arriva immediatamente la nostra amica Pat, che con i suoi colori ci suggerisce occhi veramente di carattere. Mi ricordo ancora la prima volta che ho visto Pat McGrath, amica, ti saluto, che ti voglio bene, un grande bacio, che sei stata la musa di sempre. Cioè, ovviamente ero in un contesto lavorativo, quindi non potevo urlare come una pazza, ma dentro di me il mio cuore era tipo: hai presente la notte di Capodanno, amica? Usi petardo.
Allora, diciamo che il make-up di Stephanie è stata un'evoluzione di quasi 10 anni, ma sono sicura che matta come sono proseguirà ancora per un bel po'. Io ho iniziato a truccare me perché avevo l'esigenza di sperimentare quanto più possibile i prodotti. Quindi sono partita a truccare prima me stessa e tutte le mie amiche, poverine. Mi ricordo un periodo che le conciavo come delle pagliacce, creature. Questo è il sintomo di grande amicizia e affetto, devo dire. Grazie ragazze che mi avete sempre supportata. E quindi è sempre molto bello poi trovare anche il tipo giusto di make-up o acconciatura che deve rappresentare poi l'espressione esatta di quel momento che l'artista vuole comunicare. Quindi questa cosa qua mi manda proprio ai pazzi, perché spesso magari si confonde proprio il concetto di make-up come una cosa abbellente, però non ci rendiamo conto che è posticcio, cioè è una maschera posticcia. Quindi magari io voglio indossare un rossetto rosso perché mi sento di indossarlo per X motivi, magari perché mi sento una persona forte, perché magari voglio essere una persona sexy in quel momento. Il momento più tragico di ogni look è l'eyeliner. Io utilizzo un eyeliner in penna in modo da avere più controllo possibile di questa linea, che vorrei che fosse sottile, ma vediamo come andrà. Non garantisco. Ok, ci dovremmo essere. Perfetto. Adesso vado a intensificare un po' l'oscuro qui con un po' di nero, in modo da creare più dimensione all'occhio, e successivamente con le ciglia finte risulterà molto intenso, perché comunque mi piace avere un po' lo sguardo da cattiva, si può dire. Ok, ci stiamo avvicinando piano piano agli occhi della Steffi. Pieghiamo le ciglia, che devono andare sempre verso lo spazio. Dopodiché applico un po' di mascara, ma ne metto giusto un pelo, perché poi successivamente applicherò le ciglia e ne metterò ancora di mascara. Io utilizzo questo qui. Sotto lo metterò in una fase successiva, quando metterò poi anche tutto il correttore, perché mi piace sempre sporcare un po' la pelle. Perché mi piace il trucco perfetto, però ci deve essere sempre una piccola sbavatura che me lo rende più interessante. Bene, siamo pronti per la base, per altezza, di viso, travestita. Questa è veramente una quote a cui ci tengo molto. Io utilizzo questo fondotinta che è molto coprente, è molto anche grasso. Dopo necessiterà di un tantissimo powder per fissarlo. Bianca come un lenzuolo, love. Mi capita di ricevere spesso un sacco di messaggi proprio riguardo all'insicurezza legata al make-up, no? Che tanti di noi hanno l'esigenza, io per esempio ho l'esigenza di evadere, no? Da quello che è la realtà attraverso Stephanie, attraverso questa parentesi di favolosità. Cioè, ok non essere perfetti, va bene. Dobbiamo accettarci, e poi se non lo accettano gli altri, problemi loro, posso dirvi? Ecco, forse questo è anche un po' il concetto primordiale di Stephanie, che forse viveva una condizione un po' disordinata, e quindi il make-up, no? Questa idea di perfezione irraggiungibile poi è quello che mi ha dato l'equilibrio. Vorrei fare una cheat, a tamburellare come una dattilografaia. Ciao Rihanna, ti amo, un bacio. Plastificata, ma non è finita qua, love. Adesso partiamo con un contouring veramente interessante e applico questo color, come posso chiamarlo, cioccolato, in modo da definire bene il mio viso. Utilizzo un colore un po' più freddo per l'attaccatura dei capelli e la punta del naso e la mascella, perché questo mi dà un po' l'effetto abbronzata, questo mi dà un po' più l'effetto piccola. Poi con un fondotinta in crema sempre molto coprente vado a schiarire ulteriormente questa parte qui del viso, quella centrale, in modo da creare sempre più dimensione. E anche questo è un bellissimo segreto. Applicate un po' di correttore più chiaro qui, in modo che il viso vi sembrerà più verticale.
Poi il mio vero segreto è cuocere il pane con dell'ottima farina. Io ho un packaging di cipria decisamente modesto, comodissimo per un bagaglio a mano. Sapete quei viaggi che potete fare solo un weekend a Saint-Tropez. Crea, come vi stavo accennando, un'ulteriore tridimensionalità sopra il contouring in crema. Utilizzo ancora un altro layer di cipria, di polvere. Questo è un fondotinta compatto in realtà, quindi è una cipria con molta coprenza. Mi ricordo di aver letto questo aneddoto dal truccatore di Eva Longoria, ma tipo 10 anni fa. Direi che è avanguardia pura, è stato avanguardia pura. Le sopracciglia sono essenziali per questo look perché devono essere proprio 90, quindi proprio potenti. Io adoro questa cosa così anni 80 di appoggiare il piumino, mi fa volare, mi fa così, la morte ti fa bella. Le vado a fissare con un po' di gel trasparente. Queste sono le mie ciglia finte da viaggio, solo per viaggiare, ma ho una valigia, cioè un bagaglio a mano di ciglia finte che riempie un cassetto di un comò. Utilizzo un po' di colla, stacco le ciglia finte si staccano così. E alla fine la posiziono leggermente sopra. Questa è segreto di Sofia Loren. Non so se avete mai visto le foto di Sofia. Lei faceva un eyeliner, lasciava un piccolo triangolino sopra l'occhio, io invece lo faccio tutto intero, ma le ciglia le applicava quasi sulla palpebra nel finale, in modo che visivamente l'occhio sembrasse veramente inclinatissimo. Intanto utilizzo questo pratico espositore per ciglia per asciugare la colla. Per attaccare le ciglia finte alle mie ciglia io utilizzo questo attrezzo del diavolo proprio, che vi permette di fare così in modo tale che non vi sporcate. Ok, con i dentini del mascara, a me piacciono molto questi applicatori così in silicone, vado quasi a sporcare sia le ciglia però la pelle. Applico del rossetto nude, mi piace applicarlo prima su tutte le labbra e poi definire il contorno con la matita. Poi con una matita andiamo a definire bene tutto il contorno delle labbra. Con una matita un pelo più scura rispetto a quella dello stesso tono del rossetto andiamo a focalizzarci proprio sulla parte alta e bassa della bocca. E sfumiamo. Kiss, serve del gloss. Metto un pizzico di gloss al centro. Come blush utilizzo questo ombretto qui, che ha un bellissimo color malva, però con uno sfondo leggermente terracotta, e ci butto anche una punta di questo shimmerino che ci dà un bel riflesso. Io lo applico molto alto rispetto allo zigomo, così mi crea un bel volume sul viso, e leggermente qui sulla punta del sopracciglio, per sempre l'idea di verticalizzare il viso verso l'alto. Come ultimissimo step applico un po' di illuminante qui sulla parte alta degli zigomi, in modo da rendere visivamente questa faccia più prominente, questo zigomo più pronunciato. Questo è il mio look finito. Fisso un po' di spray per amalgamare la polvere alla base. Le quantità? 1 litro, 1 litro e mezzo. Bene, metto la parrucca, le unghie finte, il vestito, il bustino e ci vediamo tra pochissimo. Baci.
Parararan, taran, tararararan. Caspita, volevo dire Carrie Bradshaw, invece sono finita da Cindy Crawford, un genere comunque, con piruga, con un po' di nails che fa ragazza. Scherzi a parte, siamo qui per celebrare un'occasione veramente speciale, questo è il mese del Pride e vorrei che fossimo tutti uniti per dar voce ai nostri diritti. Ricordiamoci che essere se stessi è la cosa più bella e dobbiamo essere tutti liberi di poterlo fare. Io nel frattempo, ragazzi, vado a farmi una piega perché qui sto morendo di caldo sotto questa parrucca. Vi mando un bacio. Kiss. Ciao, io sono Stephanie Glitter e se vuoi vedere anche tu altri video di Vogue, clicca qui.